E amici di Mediabordi, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E questa volta il benvenuto ve lo diamo da un posto molto bello. E questa è appunto la definizione più giusta per parlare dello Yosemite National Park. Pensate, è un parco nazionale famosissimo non solo a livello degli Stati Uniti, a livello della California, dove ci troviamo in questo momento, ma anche a livello mondiale. Una flora e una fauna incredibili e soprattutto un territorio strappato allo sfruttamento intensivo. Pensate che il primo atto importante lo firmò addirittura il presidente Abraham Lincoln nel 1864 e si chiamava Yosemite Grant. Da lì partì poi un movimento guidato da tale John Muir che portò nel 1890, precisamente il 1° ottobre, alla creazione del parco nazionale vero e proprio. Ci sono tantissime cose da vedere, tantissime cose da fare. E la parte più famosa, forse direi di sì, insomma, senza grandi timori di sbagliare, è la Yosemite Valley, che praticamente incorpora le grandi montagne di granito come l'Half Dome, che viene regolarmente scalato da coraggiosi alpinisti, chiamiamoli così, oppure le tante cascate che ci sono in giro per il parco. Ce ne sono alcune veramente famose, altre un po' meno, però specialmente nel momento in cui si scioglie la neve, nel momento in cui c'è più acqua in giro e compagnia bella, e chiaramente la natura dà uno spettacolo a livello incredibile. Uno spettacolo che, pensate un po', attira ogni anno 3,5 milioni di visitatori. È una delle attrattive impossibili da perdere in questo meraviglioso Yosemite National Park sono naturalmente le sequoie giganti. Sono nei libri di geografia praticamente di tutto il mondo, tutti ne parlano, questi alberi giganteschi, alcuni addirittura millenari, cioè superano anche i 2000 anni di storia, di vita. Sono gli esseri viventi più longevi di questo pianeta, evidentemente. Sono altissime, sono molto grandi, alcune addirittura hanno dato spazio all'escavazione di un tunnel con cui appunto con mezzi o auto si passa addirittura attraverso l'albero. I colori è un marrone molto particolare perché si ergono nella loro maestosità attraverso quelle che sono delle foreste verdissime. E niente, in questo viaggio attraverso uno dei parchi nazionali più, come dicevamo, più famosi del mondo, dovevamo trovare anche un momento per visitare appunto questa cosa meravigliosa e come al solito la natura non fa altro che sorprenderci. Ecco, considerando che è molto difficile, anzi praticamente impossibile, fare nuove costruzioni nei parchi nazionali, perché giustamente vengono preservati al massimo dalla legge federale americana vera e propria, c'è anche da dire che qui ci sono diverse cose davvero particolari da fare. È l'unico parco nazionale americano, ad esempio, a ospitare un campo da golf molto vecchio, ha un secolo di vita, un campo da golf a 9 buche, però c'è ed è molto bello e l'abbiamo provato personalmente se a qualcuno può interessare. Altre cose da segnalare sono tutte le attività legate all'escursionismo, da fare con molta attenzione perché è molto facile perdersi in un territorio così grande, specialmente se ci si allontana da quelli che sono i sentieri segnati, quelli diciamo un po' seguiti da tutti. E ancora un'altra cosa che ci piace sottolineare è quello che in estate si può percorrere il cosiddetto Tioga Pass, che alla fine sbuca in qualche modo nelle vicinanze dei confini del Nevada. È aperto soltanto a luglio e agosto, normalmente ci fa molto freddo anche durante la stagione estiva,
e durante l'inverno è chiuso proprio per la neve. Con questo dallo Yosemite National Park è tutto, noi vi chiediamo di seguirci, vi ringraziamo di averci seguito fino ad ora e di continuare a farlo, e iscrivetevi se potete al nostro canale YouTube Immediate Boarding Turismo e seguiteci su tutti i principali social network. E ancora il nostro sito di riferimento, perché lo ricordo, è immediateboarding.it. Dallo Yosemite National Park un grande saluto a tutti.